Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Un video diverso dal solito perché non vi porterò alla scoperta di un nuovo modello come quelli che abbiamo visto ultimamente al Salone di Ginevra, ma comunque in generale tutte le novità che siamo abituati a mostrarvi qui sul canale di WeDrive, ma vi porterò in una breve scoperta di un pezzo quasi unico perché è un'auto rarissima, soprattutto al giorno d'oggi perché nel 2019 non si vedono abbastanza auto del calibro di quella alle mie spalle. È una Ritmo Fiat Abarth 130 TC. La classica Ritmo, auto storica italiana degli anni 70-80. Questa è ovviamente toccata dalle mani sapienti di Abarth e ha una nomenclatura che a breve vi spiegherò oltre a mostrarvi la macchina. Prima però vi ricordo di iscrivervi al nostro canale ed attivare le notifiche con il campanello per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video, e anche se vi va di dare uno sguardo ai nostri canali social Facebook e Instagram che trovate qui sullo schermo. Bene, devo dire che in questo momento sono piuttosto emozionato perché comunque siamo degli amici di Remarketing qui a Torrammare, vicino Bari, e ogni volta venire qui da loro è sempre un piacere perché, a parte i rapporti di amicizia che ci legano da qualche anno ormai, è sempre bello dare uno sguardo alle gemme che sono in lavorazione da loro. Ovviamente vi lascio il loro sito qui sotto in descrizione, e una delle auto che ci ha accolti oggi è questa Ritmo qui accanto a me. Alle mie spalle c'è anche una Fiat 128 Rally, ma diciamo che la star di questo video è proprio lei, e adesso ve la faccio scoprire un po'. Tra l'altro notate un po' di discrepanza tra la mia maglietta e l'auto che vi sto mostrando oggi. Era del tutto improvvisato, ma non ho resistito dal potervela mostrare, ecco. Bene, ecco come si presenta l'auto dall'esterno. Qui c'è un silenzio quasi tombale perché dentro si lavora come in una clinica a restaurare vecchie glorie ma anche nuove. Fuori sono pur sempre le 3 del pomeriggio. Quindi questa, in tutto il suo splendore degli anni 80, dall'83, è la Fiat Abarth Ritmo 130 TC. Partiamo dal posteriore, che è una delle zone più arroganti, se vogliamo, di quest'auto, che già nella sua versione di serie fa ancora oggi girare molte teste. Se poi è nella versione Abarth, lo è ancora di più. Guardate lo spoiler in plastica nera a contrasto con il bianco della carrozzeria, così come i passaruota, le minigonne laterali e il bumper posteriore che troviamo anche nell'anteriore, sempre nero a contrasto. Ci sono i cerchi a 4 razze con lo scorpione di Abarth, e a richiamare sempre Abarth ci sono 2 fasce rosse che corrono per tutta la zona bassa della portiera. Nella parte anteriore c'è la mascherina con i 4 fari tondi e il vecchio logo Fiat con le 5 fasce del vecchio logo, e ovviamente il badge Abarth. È un'auto interessantissima, molto arrogante, un hatchback veramente arrogante. Tornando nel posteriore, una parte che purtroppo ho omesso è lo scarico. Magari a breve chiederemo al nostro amico Paco di accendere la macchina per voi. E qui c'è il badge Ritmo 130 TC. Ve lo spiego un attimo. 130 TC vuol dire che l'auto ha 130 cavalli sviluppati dal motore 2000 aspirato, e TC è twin cam, ossia un doppio albero a camme. Che dite? Diamo uno sguardo agli interni? Ok, saliamo a bordo. Sentite il cigolio e il rumore delle plastiche e della lamiera delle Fiat dell'epoca. Sono accolto da un profumo originale perché mi è stato detto che quest'auto è completamente originale, condizioni come quando l'auto usciva dalla fabbrica. Guardate il badge, penso che sia un pulsante per il clacson, oh mio Dio, e il logo Abarth, quindi il badge con lo scorpione sul rosso e il logo Abarth sotto. Questo volante praticamente spoglio di qualsiasi airbag o sistemi di sicurezza che si trovano sulle auto di oggi. Qui ci sono i quadranti, ovviamente in analogico, perché questa è pur sempre un'auto degli anni 80. Fiat TC, come potete leggere. Linea rossa che inizia poco dopo i 5500 giri. Fondo scala a 220. Solitamente il fondo scala è un po' falso nelle auto, ma chissà perché qualcosa mi dice che quest'auto a certe velocità le tocca. Chissà, spero di vederla un giorno in azione. Guardate la qualità tipica dell'epoca di Fiat, che magari non ha fatto molto accrescere la nomea del gruppo in quegli anni, però nel 2019 poter toccare con mano queste plastiche molto dure ma comunque cazzute, perdonatemi il termine, sinceramente è una bella emozione. Poi
ci sono i sedili. Questa cosa non la sapevo, sono in Sky, ossia è un tessuto simile alla pelle. L'auto è praticamente pari al nuovo ed è appunto in questo simil pelle è tessuto sulla parte centrale della seduta e dello schienale. Credetemi, all'interno è spettacolare, c'è proprio il profumo delle auto dell'epoca, proprio una bella emozione. Noi siamo abituati a portarvi auto più nuove, magari del calibro delle nuove Volkswagen, delle Renault, delle Abarth, delle Porsche, però auto di quell'epoca non se ne vedono abbastanza. Tra l'altro una cosa che sto notando in questo momento, purtroppo non si noterà molto in telecamera, è che questa è la mia posizione, il volante dovrebbe stare qui, ma sta qui, cioè è leggermente decentrato. Questa è una follia, il volante sta da questo lato, quando dovrebbe stare spostato più alla mia sinistra. Ed è una particolarità molto strana, sinceramente, ma anche questa particolarità rende l'auto unica. E tra l'altro guardate qui sotto i pedali anche in che posizione sono. Praticamente i miei piedi sono qui, ma devo spostarli tutti a destra. Pazzesco. Un'auto veramente particolare, come vi ho detto, aspirato, benzina 2000 da 130 cavalli, TC, twin cam. Ha proprio un altro sapore quest'auto, con i quadranti belli a borletti e tutte queste lancette rosso tendente all'arancione in contrasto con il nero, sedili molto comodi, morbidi e è spettacolare. Prima di farvi sapere i pareri di Bart e di Giuseppe che mi hanno accompagnato qui oggi a Remarketing e prima di sentire i vostri qui sotto nei commenti, nel frattempo se vi va scriveteli, non posso far altro che farvi notare innanzitutto l'auto che c'è di fronte, una Fiat 128 Rally, guardatela, anche quella in bianco, col cofano nero opaco in pieno stile rally dell'epoca, e anche ovviamente farvi sentire il sound di questa Ritmo. Ragazzi, che spettacolo! E che odore di benzina! Spettacolare! Beh, basta guardare nei portabagagli altrui, ditemi un attimo i vostri pareri su questa Ritmo 130 TC di Fiat Abarth. È una macchina che io adoro. La cosa che mi dispiace è che alla storia è passata la Golf GT. E che comunque merita, Merita, sì, tantissimo. Però questa è stata creata da Abarth proprio per contrastare la Golf GT, però non c'è riuscita. Però insomma è un'auto fantastica. In questa variante personalmente a me fa impazzire il contrasto nero satinato delle plastiche e il bianco della carrozzeria. Poi vabbè, non so perché io ho una deviazione mentale per i deflettori dell'aria, ma è un altro discorso. No, è veramente bella, come ha detto lui, dispiace che purtroppo grandi marchi siano riusciti a produrre dei modelli più o meno capiti. Questi, cioè, è il caso appunto di questa Ritmo, però è veramente veramente bella. Poi provarla sarebbe un altro spettacolo. Ne approfitto per farvi vedere anche il motore 2 litri della Ritmo. È un bello spettacolo anche questo, Insomma, quest'auto fa proprio respirare un'altra atmosfera. Voi cosa ne pensate? Con il motore della Ritmo Abarth 130 TC in bella vista dietro di me, vi chiedo di commentare sotto questo video con le vostre opinioni riguardo questa meravigliosa hatchback degli anni. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video con un like e condividendolo sui vari social. I nostri canali social li trovate Facebook e Instagram qui in sovrimpressione e ovviamente non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche con il campanello per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video. Fateci sapere inoltre se vi interesserebbe un video anche su questa Fiat 128 Rally. Non posso far altro che ringraziare i nostri amici di Remarketing e dirvi che ci vediamo al prossimo video.